Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, primo video del 2025. E di che cosa parliamo oggi? Come vedete ho qui la mia HB D8 RS e sono vestito totalmente in blu. Cosa sta a significare questo? Sta a significare che parliamo di gomme. Parliamo di gomme Matrix e parliamo della nuova nata che prende il nome di Red Giant. Per i più smemorati faccio un brevissimo recap così che possiate avere in testa la gamma completa dei disegni che erano disponibili fino a oggi. Iniziamo la nostra carrellata dalla Nova. La Nova, ragazzi, come sapete, è un disegno per piste umide. Quando c'è il fanghino sopra la superficie della pista, quindi quando diciamo in generale la pista scivola tantissimo, abbiamo a disposizione questo disegno che ci permette di essere performanti e di riuscire con il micro pin a entrare all'interno del terreno e a trazionare. Quello subito successivo in questo particolare ordine è la Neutron. La Neutron è un disegno che ha un micro pin ma un po' più alto rispetto a quello della Nova. Questo disegno è adatto sempre per piste umide, ma quando c'è segatura magari. La Neutron ha la caratteristica di riuscire a performare ancora meglio della Nova quando magari si crea il primo polverino. Quindi è un disegno che sì, è pensato per le piste umide, ma in realtà può funzionare molte volte anche su piste particolarmente dure con il polverino sopra. In seguito, ragazzi, abbiamo la Stardust. La Stardust è un maxi pin, ormai anche se era un pin medio, ormai nel fuoristrada moderno è considerato un maxi pin ed è una gomma, diciamo, probabilmente la più facile da guidare nella gamma Matrix, che si adatta su piste molto polverose e su piste particolarmente sconnesse. I tasselli alti e grandi riescano a grippare bene su questi particolari terreni e a fornirci un ottimo supporto anche per quanto riguarda la tenuta laterale. In seguito, ragazzi, abbiamo la Nebula. La Nebula è una gomma veramente performante perché riesce ad adattarsi bene per terreni ad alto grip, rendendo la macchina facile, e grazie allo spazio che ha tra i suoi tasselli riesce a districarsi bene anche su terreni polverosi. Chiaramente sulla polvere va un po' peggio rispetto alla Stardust, ma quando abbiamo condizioni di terreno miste o un piccolo tratto magari con polvere e il resto della pista con grip, possiamo tranquillamente affidarci alla Nebula, che risulterà essere più performante rispetto ad altre gomme tipo Proline Fugitive che hanno i pin molto vicini e non si comportano al 100% sulla polvere. L'ultimo disegno che ci manca da analizzare è la Black Hole. La Black Hole, ragazzi, è la gomma per terreni senza polvere, quindi terreni trattati, terreni oliosi, le piste con altissimo grip dove non c'è neanche un filo di polvere, piste indoor, è un po' il jolly che usiamo per questo tipo di terreni. È una gomma senza pin, ha una tramatura e pochissimi pin centrali dentro gli esagoni. Questo le rende molto performanti appunto su questo tipo di terreni, però talvolta si sentiva la mancanza di qualcosa di altro, qualcosa che si posizionasse tra la Nebula e la Black Hole, ed ecco infatti che entra in commercio questa nuova gomma che si chiama Red Giant. Adesso ve la faccio vedere e la analizziamo insieme, guardate. Il disegno, ragazzi, è molto complicato. Abbiamo dei pin abbastanza ravvicinati l'uno con l'altro. Come vedete, ragazzi, è una gomma simmetrica e partendo dal centro troviamo subito una fila di pin rettangolari messi per la longitudine della gomma. Accanto abbiamo due pin della stessa grandezza sia a destra che a sinistra, ma con un taglio centrale. Questo favorisce la trazione, spezzare il pin favorisce la trazione perché chiaramente avremo più flessibilità. In seguito, ragazzi, abbiamo una serie di pin abbastanza piccoli, 4 in totale, che vanno a completare la parte del battistrada di questa gomma. Quando poi ci spostiamo verso l'esterno abbiamo un triangolo, una U e un'altra serie di pin piccolini esattamente come quelli che troviamo due file più in là. E in ultimo va a chiudere un pin laterale che serve appunto per l'appoggio. Questa gomma, ragazzi, sarà la salvezza quando abbiamo
bisogno di una gomma che ha un basso consumo e troveremo una pista senza polvere, quindi sarà l'alternativa alla Nebula in questo caso, ma avendo i pin molto vicini e essendoci poco spazio tra i pin, secondo il mio punto di vista potrebbero funzionare anche come alternativa alla Black Hole, perché è una gomma che si presta particolarmente a terreni senza polvere, quindi lisci, avendo appunto una superficie così piatta, senza tasselli a sporgenza appuntiti, potrebbe lavorare anche su piste indoor. Per quanto riguarda la spalla e la carcassa interna, è tutto uguale a tutti gli altri disegni di casa Matrix. Quindi ragazzi, stessa tramatura interna, stessa spalla, stessa rete di rinforzo e tutto rimane esattamente come tutti gli altri disegni. Adesso ragazzi ve l'ho presentata, non rimane quindi che fare dei test approfonditi per capirne i vantaggi e trovare le chiavi di utilizzo di questa fantastica gomma. Vorrei sapere da voi nei commenti se qualcuno l'ha già provata. Se l'ha fatto scrivete nei commenti, scrivetemi dove vi siete trovati bene con questo tipo di gomma. Chiaramente le mescole in commercio sono esattamente le stesse che abbiamo per tutte le altre gomme, quindi ultra soft, super soft, soft, media e hard per quanto riguarda le mescole normali, clay, ultra soft, clay super soft, clay soft e clay media per quanto riguarda le mescole clay. Io la proverò già il 26 di gennaio giù nella pista di Mariglianella e non vedo l'ora di riuscire a farci qualche giro, perché secondo la mia opinione questa gomma potrebbe toglierci davvero grandi soddisfazioni. Bene ragazzi, il video è concluso e non mi resta che chiedervi di mettere un mi piace, di condividere il video e noi quando ci vediamo, ovviamente ci vediamo nel prossimo video. Ciao!